Ciao a tutti ragazzi dal vostro avatar. Ritorna oggi la nostra guida, come promesso, sui punteggi di Sarair. Vi invito a rivedere questo video anche più volte ragazzi perché la spiegazione dei punteggi è un po' complessa. E vi chiedo anche di iscrivervi al canale e mettere tanti mi piace a questo video perché vi assicuro che è stato più faticoso del solito. Grazie a tutti. Allora, iniziamo col dire che i punteggi vanno da un minimo di 0 a un massimo di 100 punti per ogni giocatore. Per capire come funzionano i punteggi, andiamo sempre nelle nostre carte e in particolare sul nostro Kai Wagner, giocatore che per punteggi non è secondo a nessuno. Eccoci qua. Allora, questi come vedete sono i suoi punteggi e partiamo dall'ultima gara dove non ha giocato. Quindi come vedete qui c'è il purtroppo famoso DNP, ovvero 0 punti se abbiamo schierato Wagner in una formazione per questa GV. Ok, adesso apriamone una invece dove ha fatto diciamo una partita normale. Ecco, come vedete il punteggio si divide in due categorie principali che sono punteggio decisivo e punteggio complessivo. Dunque partiamo dal decisivo. Questo punteggio cambia a seconda delle azioni appunto decisive che il calciatore realizza durante la partita. Queste possono essere azioni sia in positivo che in negativo. Quelle in positivo sono, adesso ve le elenco, gol, assist, calcio di rigore procurato, teco l'ultimo uomo, disimpegno fuori linea e per il portiere calcio di rigore parato e porta inviolata. Invece, tra quelle in negativo troviamo espulsione, autogol, errore che causa un gol, calcio di rigore causato e per il portiere 3 o più gol subiti. Adesso, invece, tornando indietro, ecco, vedete che a fianco del punteggio decisivo c'è scritto 35 punti. Questa è la base di partenza del punteggio decisivo per tutte le cards, nel momento in cui il calciatore gioca. Quindi, sia se parte dal primo minuto in campo o se subentra a partita in corso, il suo punteggio decisivo parte sempre da 35 punti. Ok, andiamo ora a vedere in una partita in cui Wagner fa un'azione decisiva, in questo caso vedete un assist e quindi un'azione decisiva in positivo. Vedete di fianco stavolta il punteggio è di 60 punti, quindi se un calciatore realizza un'azione decisiva in positivo, il suo punteggio decisivo parte da 60 punti e non più da 35. Ora vediamo una partita in cui ci sono due azioni decisive in positivo. Eccoli qua, 2 assist. Il punteggio decisivo qui è di 70 punti. Questo perché dal secondo decisive in poi si ottiene sempre un più 10 punti come punteggio decisivo. Quindi in questo caso 2 assist equivalgono a 70 punti. Andando avanti quindi in una gara con ben 3 assist di Wagner, quindi 3 azioni decisive in positivo, il suo punteggio è di 80 punti. Naturalmente, se in queste stesse partite Wagner avesse fatto anche un'azione decisiva in negativo, il suo punteggio decisivo si abbasserebbe in base a quante azioni decisive in negativo avesse fatto rispetto a quelle in positivo. Quindi per capirci meglio,
il punteggio decisivo si può suddividere in vari livelli in base a quante azioni decisive in positivo e o in negativo vengono realizzate dal calciatore nel corso di una partita. Si comporta quindi, cioè, come un ascensore che sale e che scende di livello ogni volta che si ha un'azione decisiva. Per farvi un esempio, se Wagner nella stessa partita fa un assist, quindi un'azione decisiva in positivo, e poi viene espulso, quindi un'azione decisiva in negativo, il suo punteggio decisivo sarà di 35 punti, perché le due azioni, positiva e negativa, si annullano a vicenda. Ecco qui che vi mostro la tabella che appunto fa vedere i livelli del punteggio decisivo, a quanti punti corrispondono, e potete vedere ad esempio che il quinto livello in positivo corrisponde già a 100 punti, e cioè il massimo. Quindi diciamo, a parte il primo livello dove il punteggio passa da 35 a 60 punti, dal secondo livello in poi ci sarà sempre un più 10 sul punteggio decisivo, fino a un massimo di 100. Tornando da Wagner, possiamo vedere invece in una partita dove ha realizzato un'azione decisiva in negativo, in questo caso un calcio di rigore causato, il punteggio decisivo è di 15 punti e corrisponde cioè al livello -1 nella tabella, quindi con 15 punti e non più con 35. Sempre nella tabella sono riportati anche i livelli -2 e -3, che corrispondono rispettivamente ad un punteggio decisivo di 5 e di 0 punti nei casi in cui ci sono diverse azioni decisive in negativo. A fianco ai punti, sempre nella tabella, abbiamo questa colonna, vedete, in cui dice garantiti. Si riferisce a quando il punteggio totale, attenzione, punteggio totale, è garantito, cioè non può scendere al di sotto del valore del punteggio decisivo, a meno che, come abbiamo detto prima, il calciatore non commetta nella stessa partita anche delle azioni in negativo. Quindi in tutti i livelli in cui il calciatore realizza un'azione decisiva in positivo, il punteggio totale è garantito, vedete? Cioè non può scendere al di sotto di quel valore, ma può solo aumentare tramite il punteggio complessivo, come vedremo. Invece, in tutti gli altri livelli non è garantito, quindi significa che può aumentare o diminuire a seconda del punteggio complessivo che viene realizzato dal calciatore e che adesso andiamo a vedere. Ok, quindi il punteggio complessivo, che cos'è? È un punteggio dato da tutte quelle azioni realizzate dal calciatore in una partita che non sono azioni decisive, e le andiamo a vedere. Allora, bisogna dire che queste azioni hanno delle differenze in base al ruolo del calciatore. Quindi, iniziando dal portiere, andiamo a vedere adesso su Takaoka. In questo momento il nostro portiere con L15 più alto. Dunque, questi sono i suoi punteggi. Apriamo una partita e qui vedete il suo punteggio complessivo per questa partita, che è di 15 punti. Sotto vediamo come il punteggio complessivo è composto da 4 sottopunteggi e sono generale, che comprendono ammonizioni, falli, gol subiti, eccetera,
Poi abbiamo possesso. Per il portiere contano solo i possessi di palla persi. Poi abbiamo passaggio, quindi passaggi precisi, passaggi in area d'attacco, quelli mancati, tentativi di assist, eccetera. E abbiamo dopo le statistiche specifiche del portiere, che sono tra le tante parate, salvataggi in area, parate in tuffo, presa di palla alta, eccetera. Allora, come detto, ci sono quindi delle differenze tra i ruoli e andiamo allora a vedere al difensore. Torniamo quindi da Wagner. In questa partita abbiamo un 19 di punteggio complessivo e vedete che qui i sottopunteggi sono sempre generale, difesa, possesso e passaggio, quindi come prima, e infine abbiamo in attacco. All'interno di ognuno di questi troviamo il dettaglio delle varie voci che sommate tra di loro ci danno il punteggio complessivo finale. Stessa cosa quindi anche per i centrocampisti. Qui prendiamo ad esempio Evander. In questa partita vediamo che fa 20,8 di punteggio complessivo. Ok, e come vedete i sottopunteggi sono quelli che abbiamo visto anche per il difensore. Infine andiamo agli attaccanti. Il nostro Dreyer, eccolo qua. Vediamo questa partita, anche qui le sottocategorie sono sempre uguali agli altri ruoli. Lui qui fa un 50 punti totali e vediamo come. Dobbiamo dire che il punteggio finale di un calciatore in una partita è dato dalla somma tra il punteggio decisivo e il punteggio complessivo. In questo caso, nell'esempio è di 50 punti, dati cioè dal 35 di punteggio decisivo più il 15 di punteggio complessivo. Per concludere, quindi, dobbiamo dire che ci sono anche ulteriori differenze nelle voci dei sottopunteggi che contraddistinguono i vari ruoli. Tra i tanti vi posso elencare ad esempio il difensore che fa porta inviolata prende un più 10 punti, poi gli attaccanti che commettono un fallo hanno un malus di solo meno 0,5 punti. I centrocampisti che sbagliano un passaggio perdono più punti rispetto agli altri ruoli, eccetera. Il portiere quando subisce un gol ha un malus di 3 punti e quindi ce ne sono veramente molte altre di differenze che starei una giornata intera ad elencarvi. Quindi vi invito ad analizzarle man mano che fate esperienza su Sorare, partita dopo partita, e vedrete che col tempo tutto sarà più facile. Allora ragazzi, io vi ringrazio se avete avuto la pazienza di seguire il video fin qui. Spero come sempre che vi sia stato utile. Io intanto vi rimando a martedì sera. Mi raccomando, non mancate, perché vi anticipo ci sarà una Road to Glory bella carica. E allora ragazzi, evviva Sorare, evviva il divertimento, ma evviva anche i nostri soldi. Ciao a tutti, bye Avatar!